Il tuo capo ti ha appena detto qualcosa davanti a tutti. Un tono tagliente, una critica che non meritavi, un commento studiato per sminuirti. Gli altri hanno sentito, qualcuno ha abbassato gli occhi e tu senti quella fiamma che sale, la voglia di rispondere, di difenderti, di non sembrare quello che si lascia calpestare. Se apri la bocca in quel momento, perdi, non perché hai torto, perché hai risposto. Oggi ti spiego cosa fa chi sa davvero come funziona il potere e perché il silenzio, in quel momento, non è debolezza, è la mossa che cambia tutto. Benvenuto su Motivazione Stoica. Qui la filosofia antica diventa uno strumento pratico per affrontare la vita. Iniziamo. Perché il capo umilia in pubblico? La maggior parte delle persone pensa che quando un capo umilia qualcuno davanti agli altri stia sfogando una frustrazione o gestendo un problema. Non è così. L'umiliazione pubblica non è mai uno sfogo, è uno strumento. Chi ti attacca davanti agli altri ha un obiettivo preciso: non farti stare male, stabilire una gerarchia visibile davanti al gruppo. È un segnale mandato a tutti, non solo a te. Questo significa una cosa fondamentale: tu non sei il problema, sei il mezzo, sei lo strumento con cui quella persona sta comunicando qualcosa al gruppo. E il mezzo non ha bisogno di rispondere. Rispondere trasforma la scena. Da umiliazione diventa lite. E in una lite pubblica con il proprio capo si perde sempre, anche quando si ha completamente ragione. Marco Aurelio lo sapeva. Nelle meditazioni scrisse: «Se qualcuno è in grado di mostrarmi che penso o agisco in modo errato, cambierò volentieri. Cerco la verità, che non ha mai danneggiato nessuno». Non stava dicendo di accettare qualsiasi cosa, stava dicendo che la verità si cerca, non si difende, e che chi urla per difendere se stesso davanti agli altri non sta cercando la verità, sta perdendo. I 3 secondi che decidono tutto. Dopo che arriva l'umiliazione, hai 3 secondi. 3 secondi in cui il tuo cervello produce una risposta automatica prima che tu possa scegliere qualcosa. In quei 3 secondi arriva l'adrenalina, la tensione alla mascella, il calore al petto, il pensiero che scatta da solo: non posso passarci sopra. Quello è il momento più pericoloso, perché qualsiasi cosa dici in quei 3 secondi viene dalla parte sbagliata di te, non dalla parte che ragiona, dalla parte che reagisce. Seneca aveva capito questo meccanismo 2000 anni prima che la neuroscienza lo misurasse. Nel De Ira scrisse una cosa che sembra quasi banale, ma applicata cambia ogni dinamica di potere. Il più grande rimedio per l'ira è il ritardo. Non gestire l'ira, non sopprimerla, non rispondere fingendo di stare bene, semplicemente aspetta, inserisci una pausa tra il momento in cui arriva l'attacco e il momento in cui decidi cosa fare. Quella pausa non è esitazione, è il momento in cui ritorni in possesso di te stesso. È la differenza tra subire la situazione e scegliere come stare in quella situazione. E quella differenza tra subire e scegliere è la differenza tra chi ha potere e chi non ce l'ha. Il paradosso del silenzio pubblico. Ecco il punto in cui lo stoicismo dice qualcosa che va contro ogni istinto. L'istinto dice: reagisci, altrimenti sembri debole. La logica dice: rispondi con calma, dimostra che hai ragione. Lo stoicismo dice: non fare niente. Quando non reagisci a un'umiliazione pubblica, succedono 2 cose contemporaneamente. Chi ti ha attaccato rimane spiazzato. Ha costruito la sua mossa su una premessa, che tu risponderai. Il copione che hai in testa prevede la tua reazione. Se non reagisci, il copione si inceppa, non sa cosa fare. E nel gruppo gli altri vedono proprio questo. Il disagio non ricade su di te, ricade su chi ha parlato. Epitteto nell'Enchiridion scrisse qualcosa di definitivo a riguardo. Non è chi ti insulta che ti offende, ma il tuo giudizio che quelle parole meritino una risposta. Il silenzio in pubblico è l'unica risposta che chi ti attacca non può usare contro di te. Ogni parola che dici diventa materiale. Il silenzio non dà niente. Non c'è niente da usare. Non c'è niente da deformare. Non c'è niente da ricordare contro di te.
I 3 passaggi pratici. 3 cose pratiche da applicare la prossima volta. Prima cosa, identifica il tuo segnale fisico. Ognuno ha il suo. Tensione alla mascella, respiro che si accorcia, calore al petto. Quel segnale è il tuo indicatore. Sei dentro la finestra di reattività. Non è il momento di parlare, è il momento di fermarti. Seconda cosa, il contatto visivo neutro. Non abbassare gli occhi, segnala sottomissione. Non fissare con durezza, segna la sfida. Guarda con quella che gli stoici chiamavano ataraxia. Imperturbabilità. Uno sguardo piatto, presente, che non risponde a niente. 3 secondi di quello sguardo pesano più di qualsiasi risposta e comunicano qualcosa che le parole non riescono a comunicare, che non sei controllabile. Terza cosa, se devi rispondere, fallo dopo e in privato, non in quel momento, non davanti agli altri. Possiamo parlarne dopo? Detto con tono neutro, non è una resa. Sposta la conversazione fuori dal palcoscenico pubblico dove l'altro ha il vantaggio. In privato, senza pubblico, il rapporto di forze cambia completamente. La risposta che darai dopo, a mente fredda, vale 10 volte quella che daresti adesso. Marco Aurelio nelle Meditazioni aggiunse qualcosa che chiude il cerchio. La prima regola, mantieni la calma. La seconda, considera chi hai davanti. Prima la calma, poi la valutazione. In quest'ordine, mai al contrario. Chi ti ha umiliato davanti agli altri ha un piano. Prevede la tua reazione. La aspetta. Ci conta. La prossima volta togli quella certezza. Non dire niente. Guarda cosa succede. Vedrai qualcosa che non ti aspetti. Il disagio si sposta. Da te a lui. Il silenzio non è il contrario della forza. È la forma più visibile che la forza può prendere in pubblico. Se ti è già capitato, scrivi nei commenti una parola sola. Presente. Basta quella. Saprò che hai capito. E se conosci qualcuno che fatica a non reagire, condividi questo video. Potrebbe cambiare qualcosa. Nel prossimo video della serie affrontiamo una situazione ancora più difficile. Quando ti provocano davanti ad altri, amici, colleghi, familiari, e tutti aspettano la tua reazione. Scoprirai perché chi tace in quel momento ha già vinto. A presto, stoico!